Il debutto della nuova 453 segna per Smart un modello molto importante perché arrivano in concessionaria la nuova 4x4, la nuova 4Two, ma soprattutto anche le nuove Brabus con 109 cavalli di potenza massima. La vettura rimane sempre lunga 3,49 m, in questo caso parliamo della 4x4, 2,69 m la 4Two. È una vettura che gode di particolarità sicuramente interessanti perché il motore è disposto posteriormente, un 3 cilindri 898 cc di derivazione Renault, 109 cavalli, 170 Nm di coppia massima a 2000 giri, quindi un motore che ha una discreta coppia già a partire da un regime molto basso. Per quanto riguarda l'estetica, tra le novità c'è questa nuova fascia inferiore aerodinamica che va a migliorare l'aerodinamica della vettura, ma va a rendere anche l'aspetto molto più aggressivo. Come molto più aggressiva è la griglia che vediamo nella zona inferiore brunita con finitura in diodape che ritroviamo anche nella zona superiore, dove troviamo il logo Smart bello al centro della calandra, e poi la sigla Brabus che va ad identificare il modello. Per quanto riguarda i fari, rimangono simili, per non dire identici, a quelli della versione standard, con la firma luminosa LED che corre nella zona inferiore, e poi la parte diciamo luminosa che è alogena di tipo tradizionale. Per quanto riguarda i cerchi, abbiamo delle gomme da 17 pollici 185/45 R17. Per quanto riguarda la pinza freno, direi che non c'è niente di speciale da questo punto di vista. Sicuramente in Brabus potevano sprecarsi un po' di più, mentre per quanto riguarda il disco, vediamo, è un disco ventilato, abbastanza carino da un punto di vista estetico, non è neanche molto generoso, ma devo dire che da un punto di vista meccanico sicuramente è interessante proprio per la questione del raffreddamento. Mentre per quanto riguarda la zona posteriore abbiamo sempre 17 pollici, ma la gommatura è un po' più generosa, essendo posteriore la trazione, 205/40/17, sempre Yokohama, presa d'aria nella zona posteriore per andare a raffreddare gli animi di questo propulsore. Mentre per quanto riguarda l'estetica, devo dire che c'è un piccolo estrattore d'aria nella zona centrale, poi c'è questo doppio scarico che identifica immediatamente il modello. Lo capiamo immediatamente che ci troviamo di fronte ad una Smart Brabus. In questo caso lo scarico è vero, mentre nella 4Two lo scarico è tappato. In Mercedes hanno sempre queste accorgimenti strani nelle loro vetture, ma hanno probabilmente i loro motivi. Per quanto riguarda il gruppo ottico, abbiamo questa finitura con questi cubettini di ghiaccio che prendono vita nel momento in cui vanno ad illuminarsi. Retrocamera di parcheggio. Andiamo ad aprire il bagagliaio, andiamo a vedere come è fatto. Sicuramente è di forma regolare, non è capientissimo. Il mio trolley da cabina, lo vedete, ci sta in modo sicuramente un po' risicato. Lo spazio è anche portato via da questo subwoofer da circa 15 litri, lo vedete, della JBL, che è un sistema opzionale di questa vettura. Ci sono i ganci di ritenuta, il motore è qua sotto. Volendo si possono abbattere gli schienali in modalità 50 e 50, andando a ricavare più posto per i nostri bagagli, posto che in questa versione che lo prevede è ricavabile anche ruotando, vedete, la seduta del passeggero posteriore. In questo caso riusciamo ad avere un piano di carico molto più piano, ma soprattutto anche ad ospitare uno scatolone, per intenderci, molto alto, e che con la seduta tradizionale non avrebbe trovato posto. Questa è sicuramente un'idea molto intelligente che permette a questa vettura di essere più spaziosa rispetto a quanto realmente sarebbe senza questi accorgimenti. C'è un piccolo cassettino nella zona posteriore, ha un piccolo spazio e un portabottiglie che troviamo anche nella sua zona posteriore. Per quanto riguarda la seduta, prima di andare davanti, direi che vi faccio già vedere come sto seduto dietro. Tenete conto che il sedile è alto, è regolato sulla mia posizione, quindi 1,90 m, tocco con le ginocchia, ma è morbido e ci sto. Ovviamente anche con la testa arrivo a filo, lo vedete, quindi sicuramente non è un abitacolo molto spazioso, però tenete conto che questa vettura è lunga 3,49 m, quindi meno di una Fiat 500, e tutto sommato, insomma, ci si sta. Se davanti a me guidasse una persona alta 1,80 m, anch'io che sono alto 1,90 m, ci starei quasi comodo. Andiamo a sederci davanti, vi faccio vedere com'è fatta. Intanto volevo farvi vedere anche il colore, vedete, questo rosso è esclusivo delle versioni Brabus, a me piace moltissimo. Ci qua davanti saliamo, quello che si nota immediatamente è che il pannello porta con questo disegno ovale, lo vediamo nel centro del quale scorre la maniglia, l'azzacristallo, ovviamente questa maniglia che ricorderà forse a qualcuno qualche produzione della Renault. Per quanto riguarda il Twitter JBL, anche tutto il sistema audio è prodotto dalla JBL in questo caso. Contagiri e orologio sono stati spostati sulla sinistra, precedentemente, lo ricordate, nelle vecchie Smart era al centro. L'avviamento non è più nella zona del tunnel centrale, ma è stato spostato
sul piantone dello sterzo. Per quanto riguarda il design della plancia, è sicuramente molto ben disegnata, forse è un po' confusionario in alcuni elementi, ma a me ad esempio piace molto come è stata proposta questa installazione di questo sistema multimediale, che devo dire è uno dei sistemi multimediali più evoluti di questo segmento. c'ha davvero di tutto e di più ed è in grado di interfacciarsi molto bene con i telefoni di ultima generazione grazie alla funzionalità Mirror Link. C'è anche un sistema di navigazione molto completo che può andare a pescare le informazioni in rete attraverso la vostra connessione. Per quanto riguarda la strumentazione, abbiamo il tachimetro nella zona esterna, ovviamente firmato Brabus, lo vedete, 210 km/h il fondoscala. Abbiamo un computer di bordo nella zona centrale, purtroppo non dialoga col sistema multimediale, quindi ad esempio in prossimità di una svolta da questo schermo non c'è alcuna indicazione, l'abbiamo solamente in via audio o in via cartografica appunto sul sistema multimediale. Il volante è davvero molto completo, lo vedete, ha la stessa finitura dei sedili che sono rivestiti in pelle, con pelle traforata e un misto di pelle traforata e di pelle piena. La cucitura la vedete, va a riprendere in tantissimi altri dettagli della vettura, dalla leva del freno a mano alla leva del cambio. Dicevamo, il volante appunto è molto ben sagomato, riporta i comandi dello schermo centrale nella zona sinistra, i comandi del cruise control nella zona inferiore, poi le leve del cambio che sono meno e più. Con la destra si sale, col meno si scende. Quello che manca forse è un po' di sound per quanto riguarda la leva, lo sentite, non ha un sound particolare che si ricorda, insomma è un sound normalissimo. Mentre per quanto riguarda il sistema di illuminazione, c'è la modalità automatica, va ad accendere automaticamente i fari, ma quello che mi interessa dalla parte di sicurezza di questa vettura è sicuramente la presenza del sistema antitamponamento. Non è una frenata automatica, ma consente alla vettura di avvisare il pilota prima con un messaggio visivo e poi con un messaggio audio della possibilità di impatto con chi ci precede. Devo dire, è sicuramente un sistema molto utile ed è l'unica in questo momento nel segmento A ad offrire questa cosa. Non ci rimane che scendere su strada e vedere come va questa nuova Smart 44 Brabus. Andiamo! Eccoci al volante della nuova Smart 44 Brabus, 109 cavalli, 170 Nm di coppia massima a 2000 giri. Una vettura che pesa un po' più di 1000 kg, è una vettura che sicuramente è più pesante in proporzione anche alla lunghezza rispetto alla Smart precedente, ma porta con sé tantissimi dettagli, a partire dal comfort per arrivare alla tecnologia, per arrivare a tantissimi altri dettagli come il tetto di vetro, in questo caso molto esteso. Quindi è una vettura che è un po' più pesante rispetto a quello che ci si potrebbe attendere da una vettura lunga solamente 3,59 m, però è piacevole da guidare, soprattutto in strade tutte curve come queste. Vedete che si muove particolarmente, in particolar modo ai medi regimi. Devo dire che questo motore non stupisce per esuberanza una volta superati i 5000 giri, ma dai 2000 ai 4500 giri si muove, e si muove molto bene. È ben assistito dal cambio Twinamic, un doppia frizione che è stato sviluppato da Getrag, quindi in Italia. È un cambio che ha 6 marce, le spara dentro abbastanza velocemente. C'è stata una piccola ritaratura rispetto al cambio della versione da 90 cavalli, quindi è un po' più veloce, le marce entrano dentro in modo un pochino più secco, ma comunque rimane, soprattutto nelle modalità economy, rimane comunque un cambio piacevole da guidare anche in città, quindi non ci sono strappi come nella precedente generazione, ma c'è un cambio che assicura delle cambiate molto piacevoli. Se andiamo a passare la modalità di guida in sport, l'acceleratore risponde ai comandi molto più velocemente e permette in strade come queste di divertirsi. Certo, lo sterzo nella prima parte è molto veloce, poi a un certo punto inizia a rallentare, quindi bisogna farci un po' la mano con questo effetto, ma devo dire che tutto sommato, lo vedete, la macchina si guida, e si guida anche molto bene. La posizione di guida è un po' più rialzata rispetto ad un'auto tradizionale, quindi non aspettatevi di ritrovare la posizione di guida di un'auto sportiva, e i comandi sono particolarmente morbidi. Anche il pedale del freno non è certamente un pedale da corsa, la macchina frena anche abbastanza bene, ma di certo non è uno dei suoi punti di forza. Quello che manca secondo me in questa macchina in assoluto non è tanto l'appeal interno, non è tanto la guida, che tutto sommato è abbastanza piacevole, è forse una tonalità di scarico migliore. Purtroppo, e questo ne sono consapevoli anche Mercedes, il motore
3 cilindri 898 che deriva da produzione Renault, ha un suono innanzitutto da 3 cilindri, quindi un po' gracchiante, soprattutto quando lo si fa lavorare gli alti regimi, ma quello che manca veramente è una timbrica di aspirazione ma anche di scarico che potrebbe essere un po' più coinvolgente. Questo manca, non è stata compensata con compensazioni audio come è stato fatto anche su altre vetture Renault che adottano il sistema R-Link come abbiamo all'interno di questa Smart. Devo dire che è una scelta sicuramente più pura, quella di non andare a simulare il suono, ma dall'altro canto forse si poteva fare qualcosa di più veramente di meccanico per rendere il suono più interessante. Passando alla tecnologia on board, il sistema di navigazione funziona molto bene, la strumentazione devo dire che è ben leggibile con il nuovo sistema con contagiri ed orologio integrato nella zona sinistra della plancia. Certo, mi piaceva di più quando contagiri e orologio erano al centro della plancia. I veri smartisti si ricorderanno molto bene questo dettaglio: l'orologio era nella zona sinistra mentre i contagiri era nella zona destra, ed era veramente piacevole perché con uno sguardo si arrivava velocemente a guardare tutto, mentre ora lo vedete l'orologio un po' piccolino e il contagiri ovviamente un pochino sacrificato. Avrebbe meritato forse una strumentazione leggermente diversa. Strumentazione non è male, devo dire, per essere a bordo di una segmento A. Il navigatore funziona molto bene, il computer di bordo è molto ricco di informazioni, ce ne sono davvero tantissime, c'è di tutto e di più, ed è anche molto piacevole nel modo, nella grafica di offrire le informazioni. Quello che manca forse è un po' di dialogo tra i due display, cioè quello che viene riportato all'interno di questo display non è la stessa cosa che viene riportata nel display di destra. Banalmente manca l'indicazione della navigazione nel momento in cui nel display di destra andiamo ad attivare altre funzioni, quali possono essere la radio, il mirror link o altre funzionalità magari legate appunto agli smartphone di ultima generazione. Per quanto riguarda le differenze di guida con la Fortwo, ovviamente si sente la differenza di passo, quindi si sente che la vettura è un po' più stabile nelle curve percorse a media alta velocità, e si sente anche un certo peso in più rispetto alla Fortwo, che ovviamente dovrebbe pesare circa un centinaio di chili in meno, e si porta comunque dietro una dimensione più piccola, più compatta, sicuramente più incline ad offrire un approccio urbano migliore e anche magari una maggior velocità, mettiamola così. È assurdo parlare di velocità di percorrenza delle curve con una Smart, ma devo dire che soprattutto in quest'ultima generazione il lavoro fatto dai tecnici di Stoccarda, in collaborazione ovviamente con quelli della Renault, è stato eccezionale. Anche la Smart Fortwo è diventata una macchina piacevole da guidare. Come la versione tradizionale, lo sterzo permette di girarsi davvero in un fazzoletto. Guardate, ve lo faccio qui al volo, ci giriamo su noi stessi, guardate in quanto poco spazio riusciamo a girarci, è incredibile. Eccolo qua, ci siamo girati su noi stessi, ci siamo riportati sulla coda che ci stava aspettando per il semaforo verde. Ecco, ho un po' infranto le regole del codice della strada, ma era giusto per farvi vedere, non c'era nessuno né davanti né dietro che stava sopraggiungendo, e avevo piacere di farvi vedere in quanto poco spazio una vettura lunga 3,50 m è in grado di girare su se stessa. Da questo punto di vista Smart è davvero imbattibile. Per quanto riguarda la vita a bordo, oltre ad essere una posizione di guida comunque un po' rialzata, come vi dicevo, comoda, il sedile in questo caso è anche riscaldato. Dietro devo dire che si sta particolarmente comodi, l'avete visto anche nella prova statica. Io sono alto 1,90 m, dietro ci sto anche seduto, quindi è davvero incredibile che in una vettura che è sotto i 3,50 m riesca a far sedere due persone nella stessa linea da 1,90 m. Questo è sicuramente uno degli aspetti più belli di questa macchina. Mentre per quanto riguarda il bagagliaio, è vero, lo spazio è un po' poco, ma i sedili sono facili da abbattere. Poi ci sono tutti i sistemi anche per ribaltare la seduta che permettono di avere qualche litro in più da sfruttare. Sicuramente per 3-4 persone sicuramente lo spazio non manca. Eccoci qui, prova terminata. La nuova Smart 4 è sicuramente un oggetto sfizioso, 109 cavalli, 170 Nm di coppia massima si fanno sentire. Non è certamente una sportiva con la S maiuscola, ma sicuramente è una sportiva molto sfiziosa per la città. 20.650 €, quindi il prezzo di listino non è nemmeno superiore rispetto al modello precedente, anzi probabilmente inferiore a parità di allestimenti. È una vettura che arriverà in concessionaria nelle prossime settimane, sia in versione 4 ma anche in versione ovviamente Fortwo. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!